Inseriamo una serie di punti all'interno di Rhino. Prendiamo questi punti e spostiamoli più o meno ad un'altezza sull'asse delle Z a piacere. Inseriamo degli altri punti. Creiamo nell'area di lavoro due oggetti point. Selezioniamo i punti superiori, tasto destro, Set Multiply Point. Selezioniamo la parte inferiore dei punti, tasto destro, Set Multiply Point. Ora andiamo nelle curve, creiamo una curva interpolata e come vertici colleghiamo le due serie di punti. Magari stacchiamo questa e creiamo un'altra curva, quindi CTRL C, CTRL V, colleghiamo quest'altra curva. Ora andiamo a creare un loft e colleghiamo le due curve. A volte può capitare che il loft venga male, cioè le superfici si accartocciano su se stesse. Esiste un componente che si chiama Loft Option che permette di decidere una serie di impostazioni relative all'oggetto loft. Se lo vado a collegare a questo elemento e su Adjust premo tasto destro e metto True, vedete che il loft si aggiusta. Quindi praticamente questo aggiusta true, quindi vero, fa in modo che lui inverta il lato dal quale il loft viene eseguito, perché quando si accartoccia viene eseguito una volta da un lato e una volta da un altro lato.